L'anno è appena cominciato e iniziamo subito con il botto. Finalmente è arrivata e per questo ringrazio Cosmo RC per la consegna super rapida, perché sono stato uno dei primissimi in Italia ad averla. Abbiamo appena finito di montarla, o meglio, ha finito di montarla mio papà, perché è lui il vero super appassionato di tecnica e non potevo togliere il piacere del primo montaggio. Ma comunque ora vi farò vedere tutta la macchina in generale e poi andremo a vedere anche nel dettaglio ogni singola novità. Ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato, io uso Mugen da anni ma semplicemente perché mi ci trovo bene e mi piace. Non ho nessun rapporto commerciale con il marchio, infatti nonostante tutta la pubblicità gratuita che io gli faccio, perché come vedete è il brand che più si vede sulla mia felpa, non mi hanno mai regalato una vite, quindi lo scopo di questo video non è farvi comprare la macchina, ma semplicemente condividere con voi una parte della mia vita modellistica, come faccio ormai da tanti anni, perché questa sarà la macchina con cui correrò nel 2026. E ribadisco anche, come dico a tutti quelli che me lo chiedono, che per me non esiste una macchina migliore delle altre. È vero, questa si è appena laureata campione e vicecampione del mondo poche settimane fa, ma ormai credo che tutte a livello di performance ed affidabilità praticamente si equivalgano. Basti vedere la top 4 delle qualifiche del mondiale, come ho scritto in un recente post su Facebook. Ok, direi che l'introduzione è finita, so che più che le parole volete vedere la sostanza, quindi finalmente vi presento la nuova Mugen MRX7. Allora, tenete presente che la base del modello precedente, cioè la MRX6, è uscita a gennaio 2016, quindi per arrivare alla 7 ci sono voluti 10 anni. È vero, in mezzo ci sono stati due upgrade, il primo a marzo 2018 con la MRX6R e il secondo upgrade con la MRX6X che è uscita a gennaio 2020. Ma è comunque vero che dall'ultima versione alla 7 sono passati 6 anni, che nel mondo RC è tantissimo, abituati ad altri brand che praticamente fanno aggiornamenti a ritmi annuali o biennali. E un altro appunto, non fatevi fregare dai comunicati stampa, diciamo, dove ad ogni rilascio di una nuova macchina viene detto nuova macchina, più veloce, gira di più, inserisce di più, tiene di più dietro, perché se così fosse, dopo tutti questi anni staremmo praticamente girando con delle slot cars. Stavo dicendo comunque che, essendo l'ultimo aggiornamento risalente 6 anni fa, significa che la macchina viene da una base solidissima e tuttora competitiva. L'ultima release, nonostante il cambio di numero, non è uno stravolgimento, non si è fatta tabula rasa di tutto il lavoro fatto in precedenza, ma ci sono così tante novità che definirla semplicemente un aggiornamento sarebbe riduttivo. Andiamo adesso quindi a vederle tutte nel dettaglio. Partiamo dal telaio completamente nuovo e partiamo dalla parte inferiore. Allora, la prima cosa che salta all'occhio sono queste lavorazioni nella parte posteriore qua e nella parte anteriore. Nella parte posteriore a me ricordano una sorta di diffusore, estrattore, qualcosa del genere, mentre davanti onestamente non le avevo mai viste. E c'è da notare anche questo, che oltre che qua il telaio è stato lavorato anche qua, come potete vedere se si nota dalla prospettiva. Secondo me, se chiedete a chi ha creato il telaio, vi dirà che dovrebbe portare ad avere un flusso di ingresso aria che genera più carico aerodinamico o qualcosa del genere. A parer mio, quantificarvi se e quanto realmente possa incidere non saprei dirvelo al momento, non credo stravolga nulla onestamente, potrebbe anche essere solo una chicca estetica e poco di più. Restando sempre nella parte inferiore, un'altra cosa che salta all'occhio è che ci sono tanti fori in più, qua come potete vedere. Questo è per ancorare i pesi. È una cosa su cui dovrò lavorare parecchio perché la loro distribuzione ho capito che è di grande importanza
e fa tanta differenza nel setup della macchina e non ci ho mai invece prestato sufficiente attenzione, lasciandoli sempre praticamente nelle solite posizioni. Poi vi faccio notare che l'alloggiamento del pacco batterie si trova ora adesso sotto il serbatoio, andrà qui, potete vedere. Ora questa cosa è di serie, mentre sulla vecchia era già possibile farlo ma con modifiche aftermarket. Anche il serbatoio è stato completamente modificato, ma questo lo vedremo dopo nel dettaglio. E per finire nella confezione c'è compreso anche questo rinforzo. Questo, da sotto si vede meglio, questo rinforzo, che si può scegliere se montare o montare, basta fissarlo con queste viti, per aumentare o meno la rigidità. Vi do anche dei dati a questo punto. Il nuovo telaio nella parte più larga appunto è più largo di 5 mm, mentre davanti è più stretto di 6 mm. Inoltre è 10 mm più lungo del precedente. Il fatto che sia più lungo permette di avere minor spazio tra bumper e fine carrozzeria. Sulla 6X infatti un noto problema era che a fine gomma, con gomme basse, la carrozzeria toccava terra, il che oltre a consumarla portava a far comportare la macchina in modo strano, perdere inserimento, e per evitare ciò si dovevano mettere spugnette varie. Passiamo alla parte superiore del telaio e qua la grossa novità è che l'alloggiamento del motore è previsto in una posizione più bassa rispetto al precedente grazie a queste fresature che prima non c'erano, e questo porta ad avere un baricentro più basso, cosa che è sempre positiva. Per chiudere il discorso telaio, in realtà comprende tutto, ma ve lo dico adesso. Il peso totale della macchina montata come la vedete adesso, quindi intera ma senza motore, elettronica e pesi aggiuntivi, è di 1216 grammi. La vecchia mi risulta pesare 1260, quindi siamo più leggeri di 45 grammi, che non è poco. Sicuramente siamo sottopeso, ci sarà da zavorrare. Vedremo poi anche con i regolamenti se approveranno la nuova regola che è stata proposta in EFRA di abbassare il peso limite di 100 grammi, come sarà la situazione. Il bumper, il paracolpi insomma, ha una nuova forma adattata alle attuali carrozzerie e devo dire che qua mi ha un po' deluso la sua rigidità, perché come vedete flette molto. È vero, ne esiste già ora all'uscita una versione hard più dura come optional, ma quello di scatola mi pare un po' troppo morbido. Credo che questo sia un optional che vada sicuramente acquistato subito. Alberto Tedeschi in rete ha già pesato questa versione hard, quindi vi riporto le sue foto per evitare un doppio lavoro, e come potete vedere è 9 grammi più leggero del precedente. La cosa positiva è che questo bumper ora ha già questi due fori che sono la predisposizione per aggiungere eventuali pesi. Sicuramente una soluzione più elegante rispetto a prima, dove bisognava arrangiarsi. Il serbatoio è stato completamente ridisegnato. Stando alle dichiarazioni dovrebbe migliorare la stabilità della carburazione del motore, dato che con quello vecchio in molti lamentavano problemi e montavano serbatoi di altri marchi. È vero, l'ho fatto anche io, ma semplicemente per poter utilizzare la modifica dell'avere il pacco batterie sotto, perché io con il serbatoio originale della 6X onestamente non ho mai avuto problemi. Anzi, quanto mai l'ho cambiato con quello Infinity, perché quest'anno mi sono beccato una squalifica per capacità irregolare al trofeo Jelasi Tunned. Quando ti chiamano i controlli non è mai un buon segnale. Purtroppo ci hanno squalificato. Eravamo di 1 cc sopra la capacità massima del serbatoio. E a proposito, questo nuovo serbatoio viene fornito già con l'inserto per regolare la capacità. Ogni riferimento all'Infinity, che invece li vende come optional, è puramente casuale. Infine vi segnalo, dato che ho provato a montarci sia una carrozzeria Hyper Diablo di Matrix che una Meltemi di Hot Race, che con quest'ultima questa leggera protuberanza poggia già sulla carrozza e fa da supporto per evitare che fletta, mentre sulla Matrix resta un po' più di spazio, quindi diciamo che il corno serve ancora. Veniamo forse alla più grossa e discussa novità, di cui si parlava già da mesi ed è stata una delle prime cose notate nelle primissime immagini che erano state leakate mentre la macchina era ancora un prototipo in via di sviluppo, ossia la cinghia anteriore che ora lavora in posizione centrale.
E questa è in assoluto nella storia la prima macchina 1 a 8 ad adottare questa soluzione. Fino ad ora la sua posizione era sempre stata laterale. Cosa dovrebbe comportare? Da quello che si dice, avendo masse centrate sull'asse longitudinale, dovrebbe avere una minore inerzia e dare alla macchina più reattività nei cambi di direzione e uno sterzo meno violento ma più preciso. E credo, aggiungo io, migliore trazione, ma anche questo aspetto mi riservo di giudicarlo dopo i primi test in pista, se e quanto fa la differenza. Le tre pulegge inoltre ora sono tutte fissate con viti anziché le vecchie clip per migliorarne l'affidabilità. E cos'altro? Ah sì, l'asse del cambio è di un nuovo materiale, non so se sia alluminio o una lega, ed anche questo è più leggero della sua vecchia controparte, di ben 9 grammi. E collegato a questo, un'altra novità è che sia l'asse posteriore che il palo anteriore possono adesso essere utilizzati in una posizione alta o bassa, mentre prima la posizione era fissa senza la possibilità di variarla. Vi segnalo infine che nel manuale di istruzioni viene consigliato di montare un tendicinghia posteriore, praticamente qua, non incluso nel kit base. Teoricamente questo optional credo dovrebbe aiutare a tenere la cinghia in tensione durante la frenata e ridurre l'usura della cinghia posteriore, anche questo lo scopriremo. Dietro abbiamo un nuovo supporto in carbonio leggero, fissato tramite bracci con altezza regolabile mediante sistema tirante. Non so se riesco a farvelo vedere bene, ma ora ci sono queste tacche, non so se si nota dal video qua, vediamo se la luce mi aiuta, forse qua. Comunque qua ci sono delle tacche e praticamente queste segnano la posizione, cioè indicano che si può alzare o abbassare il supporto per inclinare più o meno la carrozzeria posteriore. Ecco, mi sbaglierò, ma questa è una cosa che potrebbe fare tanta differenza, perché penso a quanto cambia la macchina solo alzando e abbassando l'alettone posteriore, e immagino che qua l'effetto sia simile. Il supporto carrozzeria anteriore adesso, come vedete, invece è quasi un corpo unico rispetto al vecchio, e vi faccio notare una finezza. Ora le colonnine hanno i fori sfalsati per permettere l'inserimento delle clip in modo che seguano la linea della carrozzeria. Altro settore dove ci sono tante novità sono le sospensioni. La prima cosa che si nota subito è che ora gli ammortizzatori anteriori si montano come va di moda negli ultimi anni. Vedete il nuovo attacco. E inoltre Mugen dichiara che le sospensioni anteriori hanno una nuova geometria che permette di avere una carreggiata più stretta. Questa è una cosa che non ho ancora verificato onestamente a quanto si possa arrivare. Con la vecchia mi pare si arrivasse a 249, non meno, ma potrei sbagliarmi. E altra cosa che per me inciderà radicalmente sul setup è la possibilità di regolare il passo anteriore. Vedete qua, queste due posizioni qua sotto? Prima questa possibilità non c'era e chi voleva farlo, noi l'abbiamo provato, doveva tagliare i bracci. E sempre collegato al passo, ora si può accorciare anche dietro, dato che i nuovi barilotti posteriori hanno inserti in alluminio e sono scomponibili. Vedete, sono eccentrici, è indicato da questo pallino, e a seconda quindi di come li girate il passo può aumentare o diminuire, diciamo accorciarsi o allungarsi. Ho visto tanta curiosità in rete sul nuovo salvaservo, come funzionasse, come fosse ancorato, e quindi ve lo mostro. Vedete, praticamente ora è fisso, è un salvaservo di nome ma non di fatto, diciamo. Prima invece avevamo la molla che comunque tutti tiravano a pacco, quindi... Ah, a proposito di servo, per cronaca, non è un problema ma semplicemente una segnalazione, il servo del gas va montato sotto sopra per avere la squadretta al contrario. Vi faccio vedere anche i nuovi supporti motore che ora sono simmetrici, cioè non c'è più il destro e sinistro ma sono uguali, quindi si possono montare sia a destra che a sinistra a piacere. L'impianto del freno è rimasto uguale e questo mi ha un po' deluso perché secondo me qua potevano impegnarsi di più perché c'è margine di miglioramento. Invece non hanno cambiato assolutamente nulla. Credo di avervi detto tutto. Cosa resta?
Ah, cos'altro è rimasto uguale, posso dirvi, così può tornare utile magari a chi ha dei ricambi della vecchia macchina e sta pensando di venderli per sapere cosa può riutilizzare e cosa no. Allora, le barre sono uguali, i braccetti sono uguali, le cinghie sono uguali e le corone anche. Ho riscontrato problemi durante il montaggio. Sì, due cose. Allora, gli sganci rapidi anteriori non sganciavano, abbiamo dovuto limarli per farli funzionare. E poi il foro del volano ora è molto più piccolo rispetto al vecchio telaio, cioè 6 mm rispetto a 11 mm, ed è stato anche fresato abbassandolo di 2 mm. Questo comporta che per centrare il foro e allineare i pignoni si è obbligati a usare la frizione originale Mugen, altrimenti ci si trova con il volano centrato ma i pignoni disallineati. È una cosa che credo si possa risolvere lavorandoci col Dremel, ma è giusto dire che di scatola la situazione è questa. Per concludere vi segnalo questo trucchetto, diciamo. Dalle foto fatte alle macchine che hanno corso il mondiale si è visto che Kurzbuch ha tagliato la parte anteriore della piastra radio per aumentarne il flex, quindi sarà sicuramente una cosa da provare. Il problema è che a differenza della 6X, dove per fare questo semplicemente si aggiungeva o toglieva questo rinforzo AV, ora al momento questa soluzione è più drastica perché richiede di avere a disposizione due piastre, una tagliata e l'altra no. Spoiler, mio papà sta già lavorando a un sistema per aggirare questo problema, ma è ancora tutto top secret, ve lo mostrerò a tempo debito. Direi che con questo è tutto. Sono molto fiducioso perché non è stato stravolto niente, ma ci sono tante migliorie sotto tanti punti di vista. Non aspettatevi di prendere la macchina e girare 3 decimi più forte perché chi vi racconta queste balle o è malafede o semplicemente non capisce nulla di questo sport. Secondo me tutte le modifiche vanno a limare il centesimo e questo ad altissimi livelli dove tutto fa la differenza può portare a togliere il mezzo decimo, il decimo diciamo. Questa macchina presenta molte più possibilità di personalizzazione e di regolazione rispetto alla precedente e so che questa cosa magari potrebbe spaventare qualcuno facendola sembrare troppo complessa. In realtà secondo me no, perché chi la utilizzava per giocare e divertirsi prima potrà continuare a farlo, non cambia nulla. Mentre chi ad esempio come me la utilizza in ambito competitivo, in questo modo avrà più libertà di personalizzazione per cucirsela addosso in ogni tipo di condizione. Non mi aspetto grossi problemi o delusioni perché è un anno che i piloti ufficiali la sviluppano e la utilizzano, però è anche vero che sulla carta è sempre tutto bello, poi sulla carta ai box è tutto bello, poi finché non la provo personalmente in pista io mi riservo qualsiasi tipo di giudizio. Vi farò sapere quindi appunto le mie impressioni, le mie sensazioni non appena la porterò in pista, non vedo ovviamente l'ora. Lo faremo il prima possibile, però dipende dal meteo, quindi vediamo appena riusciamo. Se non volete perdervi il video appena uscirà, mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando il tasto qua sotto, lasciate un like se il video vi è piaciuto e scrivete nei commenti se avete qualche altra domanda o curiosità. Ciao!